È iniziata la caccia all'erede di Milan Skriniar, o meglio è iniziata mediaticamente la caccia all'erede di Skriniar, perché in realtà l'Inter da tempo si sta già muovendo, si sta cautelando, lavorando su diversi giocatori per la difesa. Solo che alla luce delle ultime notizie sul futuro di Skriniar e le voci, le discussioni con i potenziali nuovi difensori dell'Inter sono ovviamente entrate ancora più nel vivo e tengono banco in queste ore al centro delle notizie Inter, ovviamente. Quindi nell'episodio di oggi facciamo un riepilogo con tutte le principali notizie del momento che ruotano molto attorno al mercato della difesa, ma non solo, devo dire, e ovviamente poi alla fine facciamo anche un riferimento al caso Juventus, che ovviamente è il tema più caldo del momento. Quindi alla fine di questo episodio parleremo anche di questo. Amiche e amici, passioni interisti, ben ritrovati, nuovo episodio oggi. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di lasciare un mi piace al nostro contenuto, di iscrivervi al nostro canale, così ci aiutate a farlo crescere e a far raggiungere più i tifosi interisti possibili dai nostri contenuti, ovviamente. Su Skriniar, purtroppo, dicevo, le notizie vanno tutte in una direzione, ovvero quella dell'addio all'Inter. Nelle scorse ore dalla Francia il quotidiano L'Équipe ha annunciato di fatto un nuovo accordo col PSG e non sarebbe da escludere anche un tentativo di acquisto già durante la finestra di mercato di gennaio. In tal senso registriamo tra l'altro anche in queste ore delle dichiarazioni da parte del tecnico dei parigini Galtier che sanno un po' di conferma. In conferenza ha dichiarato sostanzialmente queste parole che vado a recuperarvi, eccoci. Ho sentito le notizie che sono uscite in queste ore, ma non posso dirvi, parlando di Skriniar, se arriverà questo inverno oppure la prossima estate. Non posso dirvelo, posso dirvi che la dirigenza è al lavoro. Queste le sue dichiarazioni che ovviamente registriamo e sanno un po' di conferma. Sul tema addio di Skriniar, responsabilità, colpevoli vari, ha già parlato il nostro Antonio nell'episodio di ieri che potete recuperare sui nostri canali, quindi non ci torno, mi concentro più sulle notizie. Personalmente credo che l'Inter sia ora di fronte ad un grande bivio. Skriniar puoi venderlo, come dicevamo, per racimolare qualcosa, per tentare di tirar su quei 10-15 milioni di cui si sta parlando in queste ore, già durante questi ultimi giorni di gennaio, ma io credo che lo si debba vendere solo se la dirigenza ha il sentore, la preoccupazione che rimanendo possa destabilizzare l'ambiente. Figuriamoci se dovesse commettere un errore pesante in campo, si accenderebbero 1000 polemiche, 1000 discussioni, lo sappiamo benissimo, oppure dall'altro lato che puoi permetterti di trovare subito un sostituto pronto immediatamente a scendere in campo. Altrimenti credo che per la competitività dell'Inter sia meglio farlo andare via a parametro zero a fine stagione e quei 10-15 milioni che cerchi di ottenere mettendolo sul mercato subito, cercherai di ottenerli tramite i risultati sportivi che Skriniar può aiutarti a raggiungere. Tra l'altro ricordo che lo stesso presidente Zhang, ma anche i dirigenti dell'Inter a fine ottobre, inizio novembre, avevano fatto capire che se proprio non si fosse trovato l'accordo per il rinnovo, avrebbero tenuto Skriniar fino a fine stagione e poi l'avrebbero fatto partire a parametro zero. Quindi non sono così sicuro che verranno prese in considerazione delle offerte subito, a meno che non siano molto elevate, ma vediamo. Nel frattempo però sicuramente si registrano dei movimenti e degli sviluppi in entrata e si entra nel vivo perché il rinnovo di De Vrij parallelamente non è definito. D'Ambrosio è in scadenza di contratto, anche Acerbi è in prestito, quindi la situazione in difesa richiede interventi urgenti. Su quali profili si sta muovendo quindi l'Inter? Per il momento, da quello che ho potuto capire, si stanno valutando 2 innesti sicuramente, 1 a 0 e uno che, diciamo, tra ammortamento e ingaggio avrebbe un costo annuale a bilancio simile a quello che era stato previsto per Skriniar con un rinnovo da circa 7 milioni di euro netti all'anno, quasi 14 al lordo. Ci sono conferme dunque su Smalling della Roma. Come vi abbiamo raccontato un mese fa, sapevamo che l'Inter è stata contattata per Smalling e l'Inter aveva risposto che si sarebbe fatta avanti per il difensore inglese molto esperto della Roma, soltanto se avesse saputo, ecco, ufficialmente che non era intenzionato a rinnovare con la Roma, altrimenti l'Inter temeva ovviamente che il giocatore potesse far leva sull'interesse dell'Inter per trattare al rialzo il rinnovo con la Roma. Pare che abbia deciso di partire a parametro zero e quindi l'Inter in questo momento diventa una pista concreta
concreta per Smalling e Smalling viceversa diventa un nome concreto per l'Inter. Scalvini poi dell'Atalanta, questo giovanissimo difensore, lo sappiamo, se ne parla da tanto tempo, sembra essere considerato da tutti il principale obiettivo anche per i rapporti che ci sono con Atalanta che però fa una valutazione del cartellino altissima, si parla di una quarantina di milioni e potenzialmente questa cifra può essere ridotta inserendo dei giocatori che all'Atalanta interessano, si sta parlando di Mulattieri che sta facendo ancora una volta bene in Serie B e soprattutto il giovane Fabian che continua a segnare e a far bene con la Reggina. Fabian che però da quello che sappiamo noi, da quello che so io, l'Inter avrebbe tutta l'intenzione di testare di tenerlo sotto controllo e testarlo in Serie A poi almeno per 1 anno. Un altro nome da tenere d'occhio poi è quello di Rodrigo Becao. Personalmente il difensore dell'Udinese è uno di quelli che mi interessano di più tra i vari giocatori che vengono monitorati e cercati in Serie A. È in scadenza di contratto con l'Udinese nel 2024, è valutato circa 10 milioni di euro ed è da tenere d'occhio. Nel Torino poi ci sono 2 nomi che vengono accostati, quello di Per Schuurs, che è un difensore olandese, classe 99, anche lui abbastanza giovane ed è quello che scalda forse un po' di più tra i 2 giocatori del Torino, ma non lo vedo molto come sostituto di Skriniar, più eventualmente come sostituto di De Vrij, viste le caratteristiche un po' più simili. Si è parlato poi di Gigi, credo anche qui però più per i buoni rapporti che ci sono con l'entourage del giocatore, più che per un reale e concreto interesse dell'Inter. Per chiudere con i profili di Serie A, un nome di cui non ho visto parlare sui giornali in queste ore, ma che secondo me va tenuto d'occhio, è sempre quello di Milenkovic della Fiorentina. Nonostante il recente rinnovo, l'Inter si era portata molto avanti con le discussioni per Milenkovic la scorsa estate ed è un profilo da tenere sempre sotto osservazione perché continua a piacere molto. Dall'estero invece ci sono 2 nomi accostati in questo momento, uno di cui abbiamo conferma anche noi di Passione Inter è Thiago Giallo, difensore portoghese, classe 2000, ex Milan tra l'altro, oggi gioca nel Lille in Francia e nel giro della nazionale portoghese ed è molto interessante. Alcuni quotidiani parlano poi di Lukeba del Lione e ci informeremo su questo. Nel frattempo un altro colpo importante sarebbe sicuramente il rinnovo di Bastoni perché scade nel 2024 ed è una situazione da affrontare quanto prima, come dicevo un paio di settimane fa, per evitare nuovi casi Skriniar. Per chiudere poi col mercato, teniamo sempre d'occhio la situazione relativa a Denzel Dumfries perché soprattutto con il Chelsea di mezzo si può accendere da un momento all'altro anche questa pista e occhio a Zaniolo che non è un giocatore dell'Inter, però potrebbe lasciare la Roma anche in questi ultimi giorni nel mercato di gennaio. L'Inter mantiene una percentuale sulla rivendita del giocatore, una percentuale che può fruttare 4-5 milioni all'Inter, che ovviamente di questi tempi non fanno male. Questo per fare quindi una panoramica sul mercato dell'Inter, sulle notizie di mercato del momento dell'Inter. Poi andremo ulteriormente a fondo nella diretta delle 19:30, dove parleremo ovviamente anche dell'altra notizia, probabilmente la notizia più importante in realtà di queste ore, ovvero il caso Juventus, di cui appunto, come dicevo, approfondiremo nelle live delle 19:30. Intanto per chi si fosse perso l'aggiornamento, la sentenza della Corte di Appello ha portato ad una penalizzazione di 15 punti in questa classifica per la Juventus, che quindi ora naviga a metà classifica. Nel mio piccolo, su questo tema, ragazzi, consapevoli che manca anche il terzo grado di giudizio, quindi vedremo poi se verrà ribaltata o meno questa sentenza, mi sento di dire sostanzialmente solo una cosa, ovvero finché non vengono pubblicate le motivazioni di questa sentenza, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, tutti quelli che dicono, chiunque parli di questa sentenza e dice: "Bisognava fare questo, bisognava fare quest'altro, perché questo sì, perché questo no", eccetera, eccetera, stanno parlando da tifosi, punto, senza sapere di fatto le cose. Quindi stiamo alla larga da chi fa questo discorso: giornali, giornalisti, tifosi, youtuber, calciatori, ex calciatori. Questa è una sentenza pesante per la Juventus, verosimilmente ne arriveranno altre e non perché ce l'hanno tutti con la Juventus, ma perché evidentemente da quello che emerge e sta emergendo non hanno agito nel rispetto delle regole. E anche qui, se la prima risposta che arriva dal mondo Juventus, dai tifosi fino ai legali è: "Ma così lo fanno tutti, questo è un po' quello che fanno tutti", parti malissimo perché stai partendo la tua difesa, andando di fatto a fare un'ammissione di colpa. Con questo, i problemi della Juventus sicuramente non cancellano i problemi che ci sono e non mancano ovviamente all'Inter, però ecco
prima di esaltare le altre squadre, come ho visto fare anche la scorsa estate, molti invidiavano la proprietà, il lavoro della Juventus per gli aumenti di capitale, loro sì che mettono dentro i soldi, ecco io invito sempre quindi a pensarci bene, perché poi abbiamo visto che le cose stanno andando un po' diversamente e forse avremo degli sviluppi ancor più interessanti. Quindi, con questo mi rivolgo anche a tanti ho visto scrivere da giornalisti, alcuni quotidiani molto importanti, molto autorevoli, per questo io vi dico prestate molto attenzione a chi scrive cosa e prendete tutto con la tara, perché ho visto da alcuni giornalisti importanti scrivere, che ci vuole rispetto per i tifosi della Juventus. Bisogna punire la Juve, ma non i tifosi e i tifosi stessi fanno sempre questo vittimismo, questo accerchiamento, tutti ce l'hanno con la Juve. Ecco, io rispondo dicendo che ci vuole rispetto per i tifosi della Juventus, ma ci vuole rispetto anche per i tifosi di tutte le altre squadre, che non sono meno importanti e non sono meno numericamente dei tifosi, della Juventus. Perché, se verranno accertati gli illeciti, bisogna dare rispetto per i tifosi delle altre squadre, altrimenti vuol dire che ancora una volta la Juventus ha giocato slealmente e quindi ci vuole rispetto per gli altri. Se ci sono degli illeciti vanno puniti come previsto dai regolamenti e dalle leggi. Potendo tra l'altro, ecco, degli illeciti che hanno permesso, tra le altre cose, a questa squadra, alla Juventus, se verranno accertati ovviamente, di acquistare anche dei giocatori che poi sono stati schierati in campo senza poterselo realmente permettere e visto che oggi abbiamo parlato di Skriniar in questo contenuto di oggi, il riferimento, il pensiero va un po' anche a Bremer, l'operazione della scorsa estate, giocatore che l'Inter voleva prendere per sostituire Skriniar, che invece oggi è in partenza a parametro zero e con la necessità di individuare un sostituto all'altezza. Quindi occhio alle parole, il rispetto vale per tutti. Io da tifoso, se la mia società ogni anno puntualmente fosse coinvolta in una situazione spiacevole, tenderei ad allontanarmi dalla squadra o almeno, da chi l'ha diretta, da chi la dirige, tenderei a fare anche un po' di autocritica, anziché fare la vittima del sistema che mi odia. Forse però è un po' fa parte di un'indole di noi tifosi interisti che siamo sempre molto ipercritici nei nostri confronti e probabilmente con questo atteggiamento stiamo sbagliando tutto. Non lo so, vedremo, vedremo. Ci rivediamo in diretta poi alle 19:30 per andare più a fondo con le altre notizie e non solo. Vi aspetto nel club di Passione Inter dove ovviamente stiamo discutendo di tutto questo e non solo, quindi www.passioneinter.club se volete sostenerci o se volete entrare a far parte della nostra community. Vi lascio poi in descrizione, come dicevo, un altro approfondimento del nostro Antonio sul tema responsabilità, addio di Skriniar e non solo, in descrizione per chi ci segue in podcast. Su YouTube vi basta cliccare proprio qui.